Che le aziende siano ormai orientate a ripescare a piene mani dal proprio passato è un dato di fatto, lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo nelle nuove presentazioni di tanti orologi, di tante maison diverse, lo diciamo qui su Talk da tantissimo tempo, insomma non è certamente un segreto ed è il motivo per cui voglio parlarvi oggi di questo bellissimo orologio, di questa magnifica riedizione di Eberhard che ha grande storia e di cui abbiamo già parlato qui sul canale. E sono degli orologi che la stessa Eberhard ha presentato in due diverse edizioni, di cui una speciale limitata che purtroppo non è più disponibile, che forse era la più vicina alla storia di questo orologio. Siamo stati da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari, che ci ha messo a disposizione queste due bellissime referenze di cui voglio parlarvi naturalmente, ma tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Benvenuti o bentornati qui su Talk nella nostra stanza degli orologi per parlarvi oggi di Scapograph, quelli che sono due bellissimi orologi ripescati dalla storia, dalla grandissima storia di Eberhard, che negli anni 50 insieme a tante altre maison ha contribuito a fare la storia dell'orologeria, dagli Extrafort fino agli sportivi, dei bellissimi cronografi fino a dei bellissimi diver come appunto questo Scapograph, che tra l'altro se cercate tra i vintage troverete anche il grandissimo fascino. Ecco, tra i vintage dello Scapograph noterete che non era presente la data, così come non era presente la data nella prima edizione limitata presentata da Eberhard ultimamente, una riedizione magnifica che naturalmente è andata a ruba e che poi è stata seguita da quest'ultima edizione che invece presenta la data ad ore 3, che in un quadrante di questo tipo, con questi indici così particolari ai 4 punti cardinali, sinceramente mi fa un po' storcere il naso. Non che non sia bella, ma naturalmente la versione senza data, e che è andata a ruba proprio per questo motivo, credo che regalasse un'armonia, una proporzione al quadrante perfetta, così come era appunto negli anni 50. Rimangono in ogni caso degli orologi straordinari, sia la sua versione braccialata sia la versione invece con cinturino in pelle vintage, che richiama naturalmente lo stile vintage che questo orologio vuole avere e che ritengo sia perfetto sotto questo punto di vista. Così come Eberhard, e ne parleremo più avanti, ci ha abituati per esempio con altre riedizioni, tra queste lo Scentigraph di cui abbiamo già parlato, ci ha parlato Rosario in una puntata domenicale del Market Trend. Oltre alla data, uno dei difetti che trovo può essere per esempio il diametro di 43 mm. Bisogna in ogni caso ricordare che non soltanto l'azienda cerca probabilmente di seguire quelle che sono le mode odierne, anche se si sta cercando di andare sempre verso diametri un po' più contenuti, soprattutto tra gli indipendenti e i micro brand, però è anche vero che ha realizzato un orologio sportivo, professionale, un orologio che negli anni 50 nasceva come strumento, come tantissimi altri orologi che avevano uno specifico compito, in questo caso naturalmente quello di andare sott'acqua e soprattutto di essere leggibile, leggibilità che veniva e viene attualmente garantita grazie proprio a questa forma particolare degli indici, che consente anche di avere una enorme quantità di materiale luminescente che naturalmente rende visibile il quadrante sotto ogni condizione. Questo Scapograph, sebbene abbia un diametro di 43 mm, in realtà è molto sottile, è soltanto 12,60 mm e questo naturalmente consente un'ottima portabilità anche grazie ad un lag to lag contenuto con delle anse abbastanza corte. Ma c'è anche un'altra cosa da dire rispetto al vintage, perché questo Scapograph si chiama 300 in quanto, come molti altri sub professionali, consente di scendere, ma naturalmente non credo ci andrete, a 300 metri di profondità, quindi è impermeabile 30 atmosfere, così come era lo Scapograph che era in produzione in casa Eberhard attorno al 1969. E
questo particolare vintage, come lo Scafograph 300 attuale, aveva con sé la data ad ore 3, quindi una rievocazione storica in questo caso assolutamente fedele. Lo Scafograph che invece aveva un quadrante più armonioso, più proporzionato grazie all'assenza della data ad ore 3, era lo Scafograph 200, ovvero con 200 metri di impermeabilità, e che è stato richiamato nell'edizione limitata di Eberhard, di cui abbiamo già parlato, e che era invece precedente alla produzione dello Scafograph 300, abbiamo detto nel 1969. Quindi, se vogliamo dare un senso all'edizione moderna dello Scafograph 300, lo possiamo fare sicuramente, dato che riprende anche in questo caso pedissequamente le linee del vintage. È vero, il diametro cambia, però è anche vero che si tratta di un orologio moderno che vuole riprendere la storia di Eberhard, ma che naturalmente non vuole essere un vintage, ma vuole essere una riedizione. Io, come al solito, però vorrei sapere che cosa ne pensate, ne parliamo assieme come sempre nei commenti. Vi ringrazio per essere stati anche in questo video. Questo è TOC, questa è la nostra stanza degli orologi. Ciao!